Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Leone, e le tendenze energetiche predestinate per il mese di gennaio 2026. Abbiamo la carta dell'eremita, amici del Leone. Può essere un periodo di autoanalisi, un periodo di riflessione con la carta dell'eremita. Tenete presente che è sempre il saggio che fa riferimento alle esperienze del passato per guidarsi nel futuro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link ai corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Tutto nella descrizione del video, ragazzi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con la forza e un cavaliere di spade. Abbiamo il sole, un asso di denari, quattro di bastoni, cinque di bastoni, il Papa e un 7 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi quali sono i movimenti energetici più importanti del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere le relazioni piuttosto che il lavoro, il denaro, eccetera. Allora, partiamo da questa forza a inizio periodo. Abbiamo la morte. Morte, cavaliere di bastoni, 10 di pentacoli, 3 di coppe, 6 di pentacoli, 6 di coppe e fante di spade. C'è come una difficoltà a lasciarsi indietro qualche cosa. Sento che qualcuno parte un po' scarico, parte come sottotono. Ci sono come degli obiettivi effettivamente, ma non tutti, diciamo così, che sono perseguibili. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Luna, carro, no, luna e carro sono due. C'è come un muoversi in avanti, ragazzi. Anche se con questa morte al contrario qualcosa mi dice che ci sarebbe anche una parte magari dei vostri progetti, una parte, un settore potrebbe essere della vostra vita che è da lasciare come indietro, però è che c'è un qualche cosa qui che è equilibrato comunque. Andiamo avanti, vediamo come si sviluppa. Andiamo a vedere il sole. 9 di spade e 9 di pentacoli. Guardate, avete sia la luna che il 9 di spade. Qui c'è come un timore, una paura, qualche tipo di preoccupazione, secondo me,
che riguarda il passato, che riguarda questa qualche cosa che non volete lasciare indietro e che invece avreste bisogno di superare. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Sole e 7 di pentacoli, quindi 2 volte il sole, ragazzi. Questo mese vi dirò, potrebbe esserci un tema con le amicizie, Potrebbero essere amicizie, potrebbero essere parenti paralleli, quindi cugini piuttosto che fratelli. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Perché comunque con l'asso di pentacoli c'è come un nuovo inizio, magari parte un po' lento perché abbiamo anche un 7 di pentacoli che è una carta di attesa, però effettivamente poi arriva un 4 di bastoni, 4 e 5, quindi c'è come una sorta di stabilità che si raggiunge. 10 di spade e imperatrice, infatti si chiude questo capitolo. 10 di spade è uno degli arcani minori della morte. Io credo che mano a mano che il mese seguirà ci sarà come la chiusura del vecchio e l'inizio di qualcosa di nuovo qui. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Fante di pentacoli e cavaliere di pentacoli. Sento come una lentezza nel mese, ragazzi, questo ve lo dico. Magari inizio mese le cose potrebbero, diciamo fino alla metà del mese, potrebbero avere una certa velocità e poi rallentare un po'. Andiamo a vedere il Papa. Giudizio, qui c'è una bella presa di consapevolezza, avete il Papa, quindi ci può anche essere una figura esterna a voi che vi aiuta ad avere questa presa di consapevolezza. Il Papa di solito fa riferimento a una guida esterna, può essere anche un libro, ragazzi, non necessariamente deve essere un terapeuta o una persona. Però io ho come la sensazione che questo sia un po' la chiave di volta del mese, cioè c'è questo nuovo inizio con la carta del matto che per qualcuno può anche far riferimento a un viaggio, uno spostamento, piuttosto che a una nuova relazione che inizia. Ah, aspettate. Io credo che qui ci sia una situazione non poco, anzi, finisco un attimo il 7 di spade, poi vi dico. Eremita, re di bastoni e 7 di coppe. Allora, quello che penso io è che ci sia una situazione che sia già aperta, che sia in ballo, che non sia così idilliaca, che probabilmente potrebbe anche essere una relazione a tre, considerato il 3 di coppe, potrebbe essere una relazione molto superficiale, potrebbe essere clandestina, potrebbe essere, come dire, intermittente, c'è un qualche cosa che non funziona. E io ho l'idea che fino a quando non lascerete indietro, questo succederà a fine mese, fino a quando non lascerete indietro l'idea di questa relazione, non può entrare questo matto, queste nuove opportunità, questa presa di consapevolezza. Diciamo che c'è anche un re di bastoni alla fine del periodo, quindi potrebbe esserci come una persona nuova, cioè sento come se ci fossero due persone, una all'inizio del mese e l'altra alla fine del mese. Il tutto potrebbe iniziare effettivamente con un'amicizia, vi dirò. Se fosse una questione, per esempio, lavorativa, qui anche si tratta di lasciare indietro certe collaborazioni, certe energie, proprio per dare il passo a questo asso di denari, a questo nuovo inizio che sta per arrivare. Diciamo che questo 7 di spade denota una certa avidità, ma secondo me è un'avidità di intenzione, un'avidità di obiettivi, perché comunque avete anche un 7 di coppe. Qui avete l'eremita e anche nelle ultime carte della lettura
Io credo che abbiate bisogno come di un tempo, di un periodo per fare il punto della situazione e per chiedervi che cosa voglio io, questa cosa qua che c'è già in piedi, mi va bene, mi sta bene, mi nutre, è una questione, cioè è una relazione, una situazione in equilibrio oppure io posso aspirare a di più? Qui c'è come una sorta di movimento in avanti comunque, si butta un nuovo seme, secondo me con una nuova persona, che può anche essere un nuovo collaboratore. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Allora, se siete disoccupati, ragazzi, credo che qui qualche cosa possa iniziare. Non è che abbia proprio carte di contratti a lungo termine, però può essere un lavoro potenzialmente duraturo o comunque continuativo. Diciamo che raggiungerete una certa tranquillità in ambito lavorativo, quindi secondo me c'è la possibilità o di un nuovo inizio in particolare. Tenete presente che avete la carta del giudizio, quindi potrebbe anche arrivare una chiamata da parte di un'azienda, un'impresa, potrebbe anche essere un ente, mi dicono, al quale avevate mandato il curriculum tanto tempo fa e vi siete dimenticati. Quindi secondo me può effettivamente esserci un nuovo inizio. Magari non è quello che avete sperato, magari non potete avere il lavoro sotto casa ben pagato e che vi piaccia, cioè a qualche cosa bisogna rinunciare, però sento che è un buon mese per ricominciare. Nel caso abbiate appena perso il lavoro, nel caso vi abbiano licenziato, vi abbiano fatto mobbing, sento che fino a che non deciderete consciamente di mollare questo lavoro, non si potranno aprire altre strade. Ora, questo è quello che dicono le carte. A livello razionale, ragazzi, non mi sento di darvi questo consiglio. Cioè, è vero che bisogna pulire l'energia di quello che già c'è, però questo non vuol dire mi licenzio senza già avere un altro lavoro. Piuttosto createvi qualche cosa di nuovo, qui c'è un potenziale, con l'asso di denari. Sono tante le cose che potreste fare, però ho anche l'idea che non abbiate abbastanza ehm, sicurezza e fiducia in voi stessi del fatto che le possiate fare da soli. E invece sì. Per le persone che sono in un lavoro, un po' vale quello che ho appena detto, nel caso voleste lasciare il vostro lavoro. Diversamente, se siete già dipendenti da un po' di tempo, sento che potrebbero arrivare come delle proposte per un aumento di stipendio. Cioè non è un aumento di stipendio, il punto è che vi proporranno una promozione che effettivamente può essere il passo successivo nella vostra azienda per far carriera. Però io ho anche la sensazione che non vi sentirete tanto all'altezza e che chiederete tipo aiuto, garanzie, chiederete come dei punti fermi, dei punti su cui appoggiarvi. Tutto sommato devo dire che sarà un mese tranquillo, dove anzi vi si apriranno nuove, anche nuove possibilità di guadagno per qualcuno. Per quello che riguarda i lavoratori autonomi, sento che finalmente, ragazzi, gennaio è un ottimo periodo per piantare semi nuovi, per proporre prodotti nuovi, per fantasticare su che tipo di percorso intraprendere, che sia più proficuo di quello che avete intrapreso fino ad adesso. C'è da spostarsi, c'è da muoversi, c'è da sperimentare, c'è da comprendere, da vedere, diciamo, cercate di avere la visione di insieme con questo giudizio, ok? Potrebbero esserci delle prospettive di nuove opportunità lavorative, soprattutto nel campo dell'insegnamento o dell'accompagnamento. Ehm, Parliamo di soldi. Allora, il periodo insomma non è proprio tranquillo. Mm, io ho la sensazione che qualche soldo in più potrebbe arrivare, ma starà a voi saperlo amministrare.
perché ho come l'idea che a gennaio potrebbero esserci tante spesucce che, insomma, bisogna tenere monitorato il flusso di entrata e di uscita del denaro. Se per caso avete degli investimenti, ho la sensazione che lascerete perdere qualche cosa che non frutta come volete o come avevate pensato, sperato o come vi avevano venduto e opterete per degli investimenti magari con un reddito più basso, però sicuro. Parliamo di progetti. C'è qualche cosa che bolle in pentola, secondo me, anche solo per il set di coppe che abbiamo qui in fondo. Io sento che è come se steste cercando di espandervi, di creare nuove opportunità di lavoro per voi, per gli altri, se siete magari impresari e avete delle persone a vostro carico. E vi devo dire che secondo me ce la farete. Fate attenzione solo a scegliere una strada, perché qui c'è un 7 di spade e mi viene da dire che è come se cercaste di tenere un po' tutto in piedi, senza definire bene. Notate, 7 di spade, 7 di coppe. Quindi definite, sarà importante definire bene una strada. Non sento che ce la farete ancora ehm, entro la fine del mese, però sarà più, diciamo, un periodo per valutare nuove proposte, nuove idee, però sì, si va verso l'espansione, si va verso come una progettazione graduale di un, lo sento come un piano d'attacco, ragazzi. È come se stesse cercando di creare qualcosa, magari laterale al vostro lavoro, che vi dia un ingresso in più, che vi possa rendere più appagati. Se per esempio si tratta di andare a fare volontariato, vi nutre a livello di gratitudine da parte delle persone che state aiutando, insomma, c'è come una sorta di retroalimentazione in questo nuovo progetto. Parliamo di single. Allora, se non avete nessuno in testa, ragazzi, vi dico che effettivamente potrebbe svilupparsi una conoscenza più verso fine mese. Secondo me questa persona la conoscerete verso fine mese. Diciamo che l'inizio del mese sarà più, lo sento come focalizzato sul lavoro. Ehm, non siete proprio, come vi posso dire, ben disposti ad accettare chiunque vi si presenti, perché qui in fondo avete comunque un fante di coppe, io sento che non vi basta la proposta del fante di coppe, avete bisogno di qualcosa di più concreto. Però è anche vero che con questa persona secondo me c'è un buon potenziale. Quindi si tratta di amalgamare questo set di coppe, cioè di cercare di capire che cosa potete dare l'uno all'altra o l'una all'altro. Non è che veda cuoricini, sinceramente. Anzi, vi dirò, avete due volte l'eremita e il 9 di pentacoli, quindi è molto facile che finirete il mese un po' così come lo avete iniziato, da single, mi viene da dire. Per chi avesse una persona in testa o comunque nella propria vita, anche qui le cose vi sento scarichi. Vi sento scarichi all'inizio del mese, sento che con tutte queste carte, al contrario, c'è come la necessità di non infilarsi in certe questioni. Perché vedete, io ho creato due linee istintivamente, poi però sembrano quasi, guardandole così, qualche cosa che ci sia già in piedi e qualche cosa di nuovo che deve arrivare. E lo vedo anche un po' così perché qua c'è una figura e poi qui abbiamo un matto. Mm? Quindi e anche qui si finisce con un fante di coppe. Quindi secondo me potrebbero essere due situazioni diverse. Una che o non si consolida entro la fine del mese o deciderete proprio di lasciare e facendo questo movimento si apre come il passo per questa nuova conoscenza.
Però se siete comunque in una relazione da diverso tempo, c'è come qualche cosa da riequilibrare. Qui avete anche la carta della luna, ci sono delle paure, ci sono delle ombre, c'è come un timore da dover affrontare o da cui doversi allontanare. Potrebbero venirvi in aiuto gli amici, effettivamente avete 2 volte la carta del sole, potrebbero farvi capire, ehm, guidare, potrebbero aiutarvi in questa presa di consapevolezza che vediamo qui. Però ecco, io ho come la sensazione che la relazione potrebbe subire degli scossoni in questo periodo e non sento ragazzi che potrebbero risolversi in due, ma è più facile che voi abbiate come una comprensione più globale della situazione. Con questo 7 di coppe c'è la voglia comunque di provare nuove avventure insieme, nuovi temi, è come se ci fosse il bisogno di testare un po' la relazione su altri livelli. Se per esempio è una relazione dove vi state conoscendo relativamente da poco e magari sono 6-8 mesi che sì, vi frequentate, si esce, si fanno cose, però magari in questi mesi non si è mai parlato di dove andiamo noi, che cosa vogliamo noi e quindi c'è un po' come da ridefinire certi obiettivi. Nel caso facciate parte del terzo gruppo e quindi siate in una relazione clandestina, piuttosto che non definita, senza etichetta, non ben chiara, vi dico che il mese di gennaio lo passerete abbastanza in solitudine. L'altra persona non credo che faccia dei passi in avanti, ma sarete più voi che vi distanzierete da questa persona. Anche per voi, secondo me, troverete conforto negli amici e anche qualche cosa di più, secondo me, che un semplice conforto, diciamo così, morale. Io ho come l'idea che ci sia un potenziale a fine mese di una relazione bella che si possa sviluppare, ma è come se partiste già sottotono, magari con questa relazione che avete in ballo e che non vi sconquiffera, e quindi è come arrivare verso fine mese e, sapete, spalle curve, testa bassa per la serie. Non ho speranze. E invece qui vi si riaccendono le speranze. Questo non vi garantisce di, come vi posso dire, di ripristinare gli equilibri con la relazione che avete già in ballo o di essere subito in equilibrio con la nuova relazione. È un working in progress, però di nuovo, quello che ho detto prima per il 7 di spade, non siate avidi. Non potete avere la persona vicino a casa, piuttosto che sempre disponibile, piuttosto che con gli stessi vostri obiettivi, con i vostri stessi valori, cioè c'è come da, mi viene da dire rinunciare a qualcosa, non è la parola giusta rinunciare, però smussare gli angoli perlomeno. Se dovessimo parlare di famiglia, secondo me le cose vanno abbastanza a gonfie vele. Vi dico, sento che è un periodo dove sarete molto uniti a persone più evolute rispetto a voi, mettiamola così. Vi faranno comunque tanta compagnia gli amici in questo periodo. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi consiglia. Ok. Allora, abbiamo maturità e senso di colpa. 8 di spade e 9 di pentacoli che avete già qui. Qui avete un 9 di spade, qui un 8, però le energie sono sempre quelle autoboicottanti della mente. Ho la sensazione che qualcuno debba lasciare andare un senso di colpa, potrebbe anche essere quello. Datemi un attimo. Sì, diciamo un senso di colpa o una modalità di pensiero, un modo di pensare che si deve lasciare indietro, secondo me. Un modo di agire potrebbe anche essere, perché è come se foste maturi o i tempi fossero maturi per fare un determinato cambio.
Qui avete l'eremita perché vi invitano a guardare per voi. Qual è la vostra verità? Che cosa vi vibra? Che cosa vi fa star bene? Quali sono i desideri dell'anima, non dell'ego? Mm? Andiamo a vedere un altro oracolo. Oh, che bella carta! Carta numero 36. 3 e 6 fa 9, qui abbiamo un eremita che è un 9, qui abbiamo un 9, qui abbiamo un 9, qui abbiamo un 9. Come se fosse un periodo di chiusura, ma secondo me sì, è qui. Qui avete la morte, avete anche un 10 di spade qui. E la carta vi dice: scelgo di fidarmi o scelgo la fiducia, potrebbe essere. Fidarmi, in questo caso potrebbe voler dire mi fido di me, delle mie intuizioni, mi fido delle mie esperienze, di quello che so, mi fido dell'universo. Wow, un 9 un'altra volta, ragazzi. Qui parla della guarigione del cuore, parla di amore, di accettazione e anche di relazioni, di storie, sì, di storia, di una relazione romantica. Quindi secondo me c'è come un qualche tipo, perché effettivamente guardando l'oracolo e questa carta che viene chiamata senso di colpa, qui potrebbe esserci come un tema, un qualche cosa di cui vi sentite responsabili, che avete bisogno di chiudere per riuscire ad andare avanti e a guarire il vostro cuore. Però è come se fosse un momento dove dovete riversare l'amore su di voi, avete tante carte di individualità e di indipendenza. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. È la fascia d'abbonamento più bassa e in quella sezione praticamente è come se fosse un corso di formazione su quelle che sono le energie sottili, la vostra crescita personale. C'è tutto un tema che riguarda il ciclo di abuso, come si vede nell'etere, quindi le energie sottili, come sviluppare il terzo occhio, come risvegliare la Kundalini. Cioè ci sono tante tecniche per la vostra crescita personale. Io vi invito perlomeno a dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli sono pubblici, si vedono e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Per adesso sono arrivata a 4 playlist, perché ovviamente non ho ancora finito, ho ancora un sacco di argomenti da condividere con voi. Sono numerate e vanno viste in ordine di numero, perché sono proprio come una scuola, no? Quindi, essendo una formazione, all'inizio si trattano certi temi che poi dopo riprendo, ma li accenno perché giustamente li ho già trattati nella playlist 1, quindi mi raccomando andate in ordine perché sennò rischiate di perdervi qualche pezzo e la comprensione potrebbe non essere completa. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!